L'illusione dell'innovazione. Forse non lo sai, ma come insegnante frequento corsi di aggiornamento. Ho notato di avere un problema con questi corsi. Forse avrai sentito in qualche occasione, in qualche video che hai visto su YouTube, qualche podcast di tecnologia, di discorsi ispiranti e motivazionali che inneggiano all'innovazione, all'essere rivoluzionari, a cambiare lo stato delle cose, a pensare fuori dalla scatola e altre cose così. Mi è capitato così tante volte che ogni volta che sento la parola innovazione comincio ad avere dei bruciori di stomaco. Stiamo abusando così tanto di queste parole, di questi concetti, che li stiamo facendo diventare dei concetti vuoti, dei concetti di facciata che in realtà nascondono un gran vuoto, ovvero la mancanza di un perché. Il paradosso dell'innovazione sta proprio qui. Se da un lato abbiamo innovazioni tecnologiche che ci permettono di fare innovazioni, anche nella nostra vita quotidiana, potrebbe sembrare logico che dovremmo avere degli strumenti che ci aiutano a migliorare la nostra cultura, no? E viene da pensare infatti che l'antico motto di Francesco Bacone, sapere è potere, possa essere la chiave per aprire qualsiasi porta. Purtroppo non è così. Per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo a disposizione nelle nostre tasche non solo l'enciclopedia britannica, ma tutto lo scibile umano potenzialmente. Perciò dovremmo avere un potere grandissimo, infinito, limitato solo alla nostra capacità di conoscere. Qui il problema è che se abbiamo tutta questa conoscenza a disposizione, in realtà, che uso ne facciamo? Sapere è potere, funziona solamente se ci mettiamo di impegno a conoscere, a studiare. Questo che ti ho fatto è solamente un piccolo, sciocco, stupido esempio di come senza un perché, qualsiasi come, perde di significato. È una innovazione vuota quella che stiamo vivendo se non riusciamo a darle un perché. Davvero ogni nuovo modello di auto è innovativo in modo rivoluzionario? Chi innova a volte non sa perché lo sta facendo. Bisogna avere dei prodotti nuovi, dei gadget nuovi, bisogna superare in velocità l'azienda concorrente nel proporre sempre nuovi modelli in cui l'innovazione ha fatto passi da gigante. Ma se dietro queste innovazioni non c'è un perché, questa innovazione è vuota e lascia vuoti noi. Citando lo scienziato Jeffrey Hammerbacher, le migliori menti della nostra generazione stanno pensando a come far fare click alle persone su un messaggio pubblicitario. In aziende dove manca un perché ci si ferma a pensare sempre sul come. E se il perché è una piccola idea, una piccola soluzione che risolve un piccolo problema davanti al nostro grande naso, allora l'innovazione è davvero solo una parola vuota, o nel migliore dei casi un'illusione. Nel 1986 viene pubblicato, scusa il termine, Stronzate di Harry Frankfurt, professore emerito di filosofia. La sua preoccupazione, che poi diviene anche la nostra, è che siamo così circondati di paroloni e di, stupidate che non ci facciamo più attenzione, sicuri come siamo di saper distinguere una bufala dalla verità. La verità, e ce ne rendiamo conto ogni giorno, è che non lo sappiamo più fare. Da quando abbiamo smesso di chiedere spiegazioni a chi sta parlando, vuoi per quieto vivere, vuoi per convenienza, abbiamo rinunciato ad avere una opinione nostra. Ci siamo presi sulle spalle una opinione altrui e abbiamo imboccato tranquillamente e felicemente la via del sonno da oppiacei. E la questione ritorna sempre lì. Bisogna ricominciare a chiederci perché facciamo questo o quello, perché rincorriamo questo desiderio, perché mettiamo sempre il nostro io in mezzo ad ogni questione e non proviamo mai a sostituirlo con un noi. Cultura non è leggere libri e basta. Cultura, parola che viene dal latino, significa soprattutto prendersi cura, esattamente come il contadino si prende cura delle piante. Dobbiamo ritornare a prenderci cura di noi. Dobbiamo abbandonare le sirene del come e tornare a chiederci sempre perché. Potrebbe essere davvero l'inizio di una innovazione. Se il video ti è piaciuto, condividilo.
Mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti. Quindi, se ti va, il tuo commento è il benvenuto.